La foto proprio dell'inizio, forse il primo giorno, perché leggo Pinzolo dietro. E da subito abbiamo avuto notizie su quello che era un po' l'impronta, quella che era l'impronta del mister e del suo staff. Grossa motivazione, grossa intensità negli allenamenti, ed è quello che poi abbiamo ritrovato durante l'anno. Non era facile assolutamente entrare, prendere una squadra che comunque aveva fatto 87 punti, se non sbaglio, l'anno scorso, il risultato più alto della storia della Roma in campionato. Entrare alla prima esperienza in una grande squadra e fare quello che ha fatto lui, e presentarsi come si è presentato lui e arrivare poi ai traguardi che abbiamo raggiunto. Si è rivelata una scelta assolutamente vincente per quello che abbiamo visto quest'anno. Questa è la prima partita di campionato, decisa dal giocatore in foto, che è stato secondo me uno dei motivi per cui la squadra quest'anno ha fatto un piccolo risalto di qualità dal punto di vista della mentalità. E quindi complimenti a lui, ma soprattutto complimenti a chi ha avuto questa intuizione. Io lo conoscevo da tanti anni, ma giocandoci insieme ho capito perché poi dopo ha avuto una carriera da campione e sta continuando a mantenersi su questi livelli, sia come professionista che come personalità, che come proprio qualità tecniche. È di una spanna superiore a tutti quanti. E anche a livello ambientale è stato capace di sopportare quello che qui a Roma purtroppo calcisticamente può essere un fardello, come quello di aver giocato nella Lazio tanti anni fa. Un giocatore che l'anno scorso ha fatto quasi 40 gol, quest'anno ne ha fatti di meno, ma secondo me alcune partite le ha letteralmente vinte da solo, che poi è sbagliato dire che le ha vinte da solo perché si vince sempre tutti insieme, ma ha fatto veramente quello che poi uno si aspetta da un fuoriclasse. Si è caricata la squadra sulle spalle e ci ha trascinati, no? Ci ha trascinati, il classico trascinatore, non solo per il fisico ma anche per l'attitudine e l'atteggiamento che aveva in campo. Io fui uno di quelli che dissi: ma come si fa a spendere 10, 12, non mi ricordo quanti milioni per un portiere, abbiamo Szczesny, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Poi il mio migliore amico me lo ripete sempre: tu dopo un mese mi hai detto che questo era un fenomeno, dopo un mese questo non giocava mai e mi dicevi che era un fenomeno. E si vedeva che era un fenomeno, ma ne ho visti tanti di portieri che arrivano in allenamento e parano tutto, portieri che fra i pali sono forti, fai le partitelle a 30 metri e non gli segni, poi giocare a calcio è un'altra cosa. Questa è un'altra serata indimenticabile per un romanista. Questa è una partita che ci ha fatto capire che noi potevamo veramente andare avanti in Champions. Una partita che non abbiamo vinto neanche questa, ma che avremmo meritato probabilmente di vincere. E abbiamo dato un antipasto all'Europa di quello che potevamo fare, di quello che potevamo essere. Fu una partita che mise tutto su un piano diverso, e qui vediamo Perotti che fece una grande partita, Alex e Dedin che sono stati decisivi come al solito, però cominciamo a vedere anche quello che poi è stato il nostro cammino, quello è stato il nostro compagno di viaggio, cioè la curva in trasferta, la curva in casa, i tifosi dietro che esultano ai nostri gol. È stata una stagione da questo punto di vista molto molto importante. Una partita delicatissima come sempre, come tutti gli anni. Continua ad esserci, secondo me, una sostanziale differenza di qualità tra noi e loro. Noi siamo meglio, ma queste partite sono sempre difficili da giocare, c'è sempre grande tensione. La partita perfetta dal punto di vista del mister per quello che vuole lui, grossa riaggressione nella loro metà campo. Facemmo i 2 gol in questa maniera, li pressammo per tutto il secondo tempo, soprattutto il primo tempo fu abbastanza equilibrato, e poi dopo insomma chiudemmo la partita con le individualità, perché poi dopo puoi pressare quanto ti pare, ma se poi non hai un giocatore che da 30 metri la schiaffa all'angolino come Raja, magari fai 0-0. Insomma, questo è un buon mix, insomma, un allenatore che ti organizza la partita in una certa maniera e poi un campione che la decide, come decide spesso lui le partite importanti. C'è stato un riavvicinarsi netto, forte e facile da sentire da parte di noi calciatori, tra noi e la curva, più che altro tra loro, da parte loro, perché noi siamo sempre stati qui a fare il nostro lavoro, a volte bene, a volte male, però noi non possiamo fare più di tanto, se non
dargli un motivo per essere orgogliosi di noi, e quest'anno credo che l'abbiamo fatto, loro l'hanno sentito. Questa è una foto essenziale, no? C'è il nostro nome, c'è la nostra curva, sembra una cosa molto minimal, come dicono quelli bravi, ma c'è tutto quello che io e che loro vogliamo, no? Lo stadio, il campo da calcio, la curva piena, i colori nostri, il nostro nome e, come ho detto prima, questa unione fra noi e loro che abbiamo ricreato in questa stagione, possiamo solo essere felici di questo e può solo farci ben sperare per il futuro. Lì avevamo appena scoperto, o l'avremmo scoperto di lì a poco, che saremmo stati primi nel girone perché il Chelsea e l'Atletico avevano pareggiato, ed è una cosa che poi ci ha dato una mano nel proseguio della Champions. Passare primi in un girone del genere non è una cosa da Roma, se possiamo dirlo, anche se un po' fa male, e invece ci siamo trovati con una squadra come la nostra che ha saputo imporsi, ha saputo vincere un girone e prepararsi poi a un ottavo di finale probabilmente più agevole. Non vedere più lui in campo con la fascia da capitano, o magari anche se negli ultimi anni ha giocato di meno, vederlo lì in panchina o in allenamento con noi è qualcosa di nuovo, qualcosa di scioccante per un tifoso della Roma, e assolutamente lo è stato anche per noi calciatori. È la prima stagione senza di lui in campo ed è stata complicata, e sono ancora più contento che sia andata, secondo me, molto bene come risultati e come atmosfera, perché non era facile, perché non è facile togliere un simbolo così grande a tanta gente e riuscire poi a ricreare comunque questo entusiasmo nonostante non ci sia più lui in campo a deliziarci. Questo è proprio il mio cavallo. Mi piace tantissimo lui, mi piace come ragazzo. Avremmo scambiato 10 parole in tutto l'anno, perché lui praticamente dice ciao, buonasera, buongiorno, buon appetito. Ma gli leggi gli occhi di un ragazzo buono, l'atteggiamento in campo, nell'allenamento di un ragazzo che vuole migliorarsi, umile. Spero che sarà il futuro della Roma, perché è un giocatore incredibile, secondo me. Anche lui ha 21 anni, 22 anni, ma ha avuto un exploit nella seconda fase di stagione che fa solo pensare che potrà essere determinante per il nostro futuro, e sono contento perché è proprio un ragazzo buono, proprio un bravo ragazzo. Questa è stata importante, è stata bella, è stata sofferta. Secondo me loro sono molto forti, lo Shakhtar. Fu la prima di una serie di partite nelle quali dimostrammo a tutti che siamo una squadra veramente forte, anche noi. Il gol fatto con quella grande palla di Strootman al secondo tempo, la sofferenza finale, lui che ci faceva salire, anche noi in fase difensiva siamo stati sempre attenti, abbiamo concesso, penso, niente allo Shakhtar. È stata una partita perfetta, l'1-0 è meno affascinante del 3-0 col Barcellona, ma se io fossi un allenatore vorrei una partita del genere. Squadra attenta, squadra perfetta, squadra concentrata per andare ai quarti di finale, e ottenuti meritatamente, secondo me. Fa ridere questa foto perché c'è tutto, c'è il calcio, c'è lo sport che amo, no? E a parte mi fa ridere Manolas sempre, perché lo conoscete anche voi che state qui a Trigoria, è un tipo particolare, fa ridere. Quest'anno è stato esemplare dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del comportamento, sempre un altro che fa casino nello spogliatoio, che parla sempre, che urla, però divertente, simpatico, e uno dei difensori più forti del mondo, secondo me. Ma la cosa più bella qua è quelli con la felpa arancione, col giubbotto arancione. Questa è la forza di questa squadra. Pellegrini lì che si abbraccia con un preparatore atletico, Maxime Gonalon che ha gli occhi praticamente iniettati di sangue. Questa è la nostra forza, lo stesso Romano, Patrick, Gerson, tutti i giocatori che magari in quella partita non si sentivano, non erano protagonisti in prima persona, ma che guardateli in faccia capirete quanto hanno voluto questo passaggio del turno, questa vittoria, questo sogno che poi abbiamo regalato a quelli dietro alla curva, ma bisognava fare un miracolo, bisognava fare la partita perfetta, bisognava segnare presto, bisognava farne un altro non troppo tardi, tutte cose che poi noi abbiamo fatto. Magari se la rigiochiamo tante volte non la rivinciamo 3-0, ma assolutamente se la rigiochiamo tante volte Barcellona-Roma non perdiamo 4-1. Un gruppo veramente di amici, tutta gente che
agli occhi meno attenti potrebbe sembrare meno importante in un gruppo, invece no, fanno tutti parte del gruppo, avere questa fratellanza nello spogliatoio e poi rendersi protagonisti di partite importanti quando si entra, è quello l'atteggiamento e ti fa poi giocare bene quando entri. Eh sì, questo è il finale del nostro sogno. A qualsiasi giocatore, soprattutto a Raja, c'è da dirgli di alzare la testa, di guardare quello che c'era davanti a lui, cioè la curva sud piena, lo stadio pieno che ci applaudiva, perché è da lì che si riparte, è da lì che si può piantare il seme della vittoria per il futuro più immediato. Spero più immediato per me, perché non mi manca tantissimo tempo, ma sicuramente questa può essere una base calcistica per i prossimi magari 10 anni. Questa fu una vittoria fondamentale perché praticamente ci ha rimesso in Champions, lo possiamo dire, poi ci mancava un punto, ma eravamo consapevoli che in Champions praticamente ci eravamo tornati, ci saremmo tornati e ci torneremo quest'altro anno.